Parallelamente ai consigli per gli acquisti software, volevo darti anche qualche consiglio hardware. Di nuovo, viene da qualcuno completamente indipendente, senza nessun vincolo, un parere completamente spassionato di uno che le cose le usa e te le dice per quello che le vede. Volevo iniziare da un prodotto che è stranoto, il mouse della Logitech, vediamo se riesco a farvelo vedere senza cliccare ovunque, G502 Hero, particolare ovviamente come vedete nella versione con il filo. Ora, perché vi consiglio proprio questo prodotto? E dici, vabbè grazie, tutti ce lo consigliano, è il prodotto più venduto, uno dei più venduti su tutte le piattaforme, uno dei più votati. È vero, però volevo rendergli giustizia. Perché? Perché è vero che è il più venduto, però a volte ho visto, leggendo in giro e aprendo anche il sito Viola degli streamer, leggevo delle cose che non gli rendono proprio giustizia, cioè è come se questo fosse il prodotto fatto bene di chi non ne capisce niente. E questa cosa non è vera, secondo me, e ti dico perché. Per me, ti dico subito, alle cifre che si trovano online, 40-50 euro, li vale tutti, si può tranquillamente prendere senza nessun problema, senza che vi sentiate scemi o scammati. Perché? Perché è che in genere quando lo guarda dice, sì, guarda cosa ha preso. Chi è? Il profilo è il pro di Valorant, è il pro di Counter-Strike, cioè il professionista o il tryharder dei tactical shooter. E grazie che questo non ti va bene. Lì ci vuole un mouse ultra leggero con mezzo DPI, perché per fare 180 gradi devi spostare tutto il braccio e la stanza con te, ed è giusto che sia così perché devi avere molto controllo. Oppure chi è l'altro che ti dice guarda cosa ha preso, pollo, il professionista di LOL. E grazie, lui vuole avere 12 tasti del mouse perché così tira tutte le sue abilità in maniera semplice, si tiene la tastiera libera per altro. O chi è che vi dice di no? Quell'altro iper specializzato. Cioè, è chiaro il punto? Questo mouse non è fatto per quello. Tu non è che prendi una monoposto di Formula 1, ci vai a fare la spesa e poi te ne lamenti dicendo no ma sai è rigida, ah ma ho preso un tombino e quasi volavo via, ah ma poi sono dovuto andare a prendere il bimbo, non sapevo dove metterlo, si è dovuto aggrappare all'alo, e le borse della spesa poi dove le metti? No, non puoi fare questo. Così come non puoi fare che per fare quello ci vuole la city car, ma così non è che puoi prendere la city car, girarci in pista e pensare di essere competitivo con le monoposto da corsa. Non funziona così. Quindi anche il mouse dipende dall'uso previsto che ne fa. Qual è l'uso previsto di questo mouse? Tutto. Tutto. E tu mi dirai, sì, ma come tutte le cose che fanno tutto male. E io ti dirò, sì è vero, ma fanno tutto. Perché se tu non giochi dalla mattina alla sera solo a quel titolo o stai per dire anche al CAD, che ad esempio vuole il suo mouse, tutto il giorno, tu cosa farai? Farai un po' di FPS, farai un MOBA, poi farai uno strategico, poi farai un gioco di carte, farai un po' tutti i generi. E quindi cosa fai? Ti fai 52 periferiche a casa? No, vuoi qualcosa che faccia tutto. Te ne prendi uno e te lo fai tutto. Anche perché comunque come prodotto non è male, è buono e secondo me riesce ad avere un prezzo così competitivo proprio per i numeri. Perché con tutta le tecnologie che ci sono dentro ai mouse moderni, se li fai in quantità 1 ovviamente costa un'esagerazione, ma siccome di questi qui ce ne sono tanto, riescono a fare delle economie di scala. E per dire una banalità, ti danno anche, vediamo se riusciamo a vederlo, un set di pesetti magnetici. Chi è che ti dà a quella cifra anche un set di pesetti magnetici? Questo riesci a farlo perché magari hai appunto dei numeri che te lo permettono. E li puoi,
per customizzarlo nel peso e negli equilibri. Quindi secondo me ha un livello di dettaglio e un livello di cura, vediamo se nel frattempo riesco a farvelo vedere, che non è male, ma anche poi sulle caratteristiche tecniche ovviamente non è questo il canale, io semplicemente ve lo consiglio. E, l'unica cosa, ecco, che è un pro e un contro, ovviamente, è che l'ergonomia sacrifica l'ambidestrismo, ovviamente, quindi questo qui non è un mouse ambidestro, c'è solo per il destri, e quindi niente, il pro e il contro di questa scelta, una scelta di design e di progettazione, hanno deciso di farlo così, e se siete mancini o dovete fare la versione apposta dovete fare un'altra cosa. E questo è quanto. La prossima volta, se vi interessa, se ti interessa, pensavo di portarti un mouse verticale, fammi sapere se può interessarti, altrimenti, bah, vediamo. Alla prossima.